da vedere il nostro progetto indossato ed approfondire i passaggi che abbiamo eseguito. Ciao a tutti, eccoci pronti per realizzare un nuovo progetto insieme. Mettiamo su tante catenelle quante ci occorrono fino ad arrivare alla misura desiderata. Io in questo caso ho una taglia S, quindi la taglia S oscilla dai 55 ai 57 cm. Ho preferito mettere su 57 cm proprio perché voglio uno scollo più ampio, in modo da poter lavorare dopo con tranquillità. Detto questo, una volta che abbiamo ovviamente abbiamo scelto la taglia, dobbiamo fare il calcolo per quanto riguarda il nostro top down. Vi lascio sotto nelle descrizioni il modo in cui elaboro io il calcolo. Una volta elaborato il calcolo e le catenelle che servono per la nostra misura, andiamo avanti con il nostro progetto. Partiamo nel realizzare una catenella che serve per girare il nostro lavoro. A questo punto saltiamo la catenella che abbiamo appena creato, entriamo nella prossima e da qui lavoriamo una maglia bassa. Da qui lavoriamo una maglia bassa per ogni punto sottostante fino a completare tutto il giro. Una volta che abbiamo completato il nostro giro a maglia bassa, a questo punto dobbiamo fermarci per andare ad inserire i marcatori dove poi andremo a lavorare gli aumenti. Essendo che comunque abbiamo fatto un giro normale a maglia bassa, andiamo ad inserire i marcatori proprio dove dovevamo fare l'aumento nel primo giro. Quindi ammettiamo che avete le stesse catenelle che ho io, facciamo un esempio. Io ho su 96 catenelle, quindi sono andata a dividere per 4 e nel dividere è uscito che io dovevo mettere su 23 catenelle per ogni angolo, per ogni lato. A questo punto, essendo che comunque non sono andata a lavorare il primo giro con gli aumenti, ma ho fatto soltanto a maglia bassa, sono andata ad inserire i marcatori nel 24esimo punto, perché i 23 erano quelli che dovevano andare nel lato, il 24 era quello che si doveva lavorare, proprio perché qui adesso andrò a fare gli aumenti. Facciamo questo per tutta la lavorazione, quindi inseriamo i 4 marcatori che ci occorrono dove dobbiamo fare gli aumenti e a questo punto continuiamo con il nostro lavoro. La prima cosa che dobbiamo fare è andare ad unire la parte finale con quella iniziale, facendo in modo che il nostro lavoro comunque non si giri. Andiamo ad inserire l'uncinetto nell'ultimo punto e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Da qui facciamo una catenella, entriamo nello stesso punto di chiusura e lavoriamo prendendo soltanto la costina interna. Quindi lavoriamo in questo modo, prendendo soltanto questa costina. Entriamo nel punto e lavoriamo sempre a maglia bassa. Se vi resta più semplice potete mettere un marcatore all'inizio del giro in modo tale che non perdete il punto, essendo che comunque siamo a maglia bassa, e andiamo avanti con il lavoro. Costina, maglia bassa, costina, maglia bassa. Andiamo avanti in questo modo fino ad arrivare al primo marcatore. Arrivati al marcatore andiamo per il momento a toglierlo, lavoriamo sempre in una sola costina e a questo punto facciamo gli aumenti. Andiamo a lavorare 3 maglie basse nello stesso punto, 2 nella seconda, prima di lavorare l'ultima, andiamo ad inserire il marcatore, quindi il marcatore va inserito sempre al centro delle 3 nella seconda maglia bassa e 3. Da qui andiamo avanti nel lavorare a maglia bassa fino ad arrivare nel prossimo marcatore. Arrivati nel prossimo marcatore facciamo la stessa cosa, quindi 3 maglie basse nello stesso punto. Non dimenticate di inserire il marcatore nella seconda maglia bassa. Andiamo avanti, completiamo il giro e poi ci ritroviamo nuovamente nel primo marcatore.
Arrivati a fine giro dobbiamo lavorare l'ultimo aumento nell'ultimo marcatore, quindi facciamo una maglia bassa, un'altra maglia bassa, da qui inseriamo nuovamente il marcatore e l'ultima maglia bassa, chiudiamo con una maglia bassissima alla fine del giro. Da qui togliamo il marcatore della chiusura, facciamo una catenella, entriamo nello stesso punto, dobbiamo lavorare sempre con la costina interna per tutta la lavorazione del nostro progetto. Facciamo una maglia bassa e inseriamo nuovamente il marcatore. Da qui andiamo avanti, una maglia bassa per ogni punto sottostante e ci ritroviamo al primo marcatore. Una volta che siamo arrivati al primo marcatore ci fermiamo da questo punto per un attimo per andare a completare questa parte qui che abbiamo lasciato in sospeso, la parte delle catenelle iniziali. Questa è la parte della chiusura del giro che stiamo lavorando e questa è la parte iniziale dell'altro giro che dobbiamo andare a lavorare. Cosa facciamo? Giriamo il nostro lavoro per poter completare questa zona qui, entriamo nel primo punto da questa parte, facciamo passare questo filo in questo modo e poi facciamo una catenella, tiriamo e chiudiamo. In questo modo abbiamo completato questa parte della lavorazione. Da qui continuiamo nel lavorare nel punto del marcatore. Per tutto questo giro non vanno fatti aumenti, quindi togliamo il marcatore, lavoriamo il punto come si presenta, quindi a maglia bassa, con l'unica accortenza che in questo punto dobbiamo andare ad inserire nuovamente il marcatore. Andiamo avanti in questo modo, realizzando una maglia bassa per ogni punto sottostante e nei prossimi marcatori lavoreremo soltanto una maglia bassa, quindi come abbiamo fatto qui, una maglia bassa, inseriamo nuovamente il marcatore, completiamo tutto il giro e ci ritroviamo a inizio giro. A fine giro chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto, eliminiamo il marcatore, una catenella e continuiamo realizzando una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare al primo marcatore. Al marcatore lo togliamo e qui andiamo a lavorare nel punto del marcatore le nostre 3 maglie basse, una, 2, nella seconda ricordatevi sempre di inserire nuovamente il marcatore, facciamo la terza e andiamo avanti. Questo giro va lavorato tutto in questo modo, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante, arriviamo al marcatore, nel marcatore lavoriamo 3 maglie basse di cui inseriamo nella seconda il marcatore e poi andiamo avanti sempre a maglia bassa. Dobbiamo alternare questi due giri che abbiamo appena fatto, uno con gli aumenti, quindi 3 maglie basse nello stesso punto, l'altro senza aumenti, quindi nel prossimo giro andrò a lavorare nel punto del marcatore una sola maglia bassa senza fare nessun tipo di aumento. Nel prossimo ancora lavorerò 3 maglie basse nello stesso punto, nel punto dell'aumento. Andiamo avanti in questo modo fino ad arrivare alla misura che ci occorre per poter dividere il nostro progetto. Arrivati alla misura che mi occorre, mi sono fermata e a questo punto vi faccio vedere i centimetri. La cosa importante è andare a misurare questa parte qui deve essere la metà della vostra circonferenza, ovvero la vostra taglia. Io ad esempio ho una taglia che porta 42, 42, 84, quindi devo trovarmi a questo punto con 42 centimetri. Nell'arco della lavorazione comunque ho tenuto
Ho misurato comunque sempre questa parte qui anche mano a mano che andavo avanti, proprio per rendermi conto che questa zona qui non andasse troppo oltre alla mia misura. Io sono arrivata a 16, 16 e mezzo e quindi va benissimo, per me va benissimo. Per quanto riguarda l'altezza sono a 19, mentre da questa parte sono a 21. Quindi a questo punto mi fermo per quanto riguarda gli aumenti e vado avanti soltanto in questa zona. Volevo fare una piccola precisazione per quanto riguarda lo scalfo, le misure dello scalfo. Io ovviamente sto lavorando una taglia S, quindi 15-16 cm mi vanno bene, ma se in caso fosse stata una taglia più grande, potevo arrivare tranquillamente anche a 18 cm. Qui dipende anche dalla vostra corporatura. Quindi è importante tenere in considerazione questo piccolo passaggio. Lo scalfo fino alla taglia S può arrivare a 16 cm, mentre per le taglie più grandi possiamo arrivare anche a 18, ma consiglio di non superare i 18. Detto questo, possiamo procedere tranquillamente con il nostro lavoro. Come vedete, io sono al primo marcatore e al secondo. Devo unire questi due punti. Elimino il marcatore, entro nel marcatore e lavoro una maglia bassa. Fatto questo, vado a prendere l'altra parte, vado a lavorare tranquillamente una maglia bassa, prendendo sempre solo la costina interna. Normalmente elimino il marcatore, giro il mio lavoro e continuo a lavorare. Lavoro una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare ai prossimi marcatori e lavorare nello stesso modo. Quindi vado a lavorare una maglia bassa nel punto del marcatore per poi andare a prendere l'altro punto del marcatore e lavorare anche qui una maglia bassa, e mi porto a completare il giro. Una volta completato il giro, stacchiamo il filo, lo tagliamo e a questo punto andiamo a inserire l'uncinetto sotto allo scalfo, prendendo sempre una sola costina perché dobbiamo lavorare comunque sempre solo con la costina interna. Reinseriamo il nostro filato, una catenella, e da qui andiamo avanti nello stesso punto, lavoriamo una maglia bassa e andiamo avanti nel lavorare una maglia bassa per ogni punto. Continuiamo il nostro lavoro, inseriamo comunque sempre un marcatore essendo che lavoriamo a maglia bassa per non confonderci, e andiamo avanti. Se in caso volete un lavoro che comunque sia leggermente più ampio, cambiate uncinetto, prendete un uncinetto di mezzo punto più grande e così poi andate mano a mano a prendere un altro uncinetto di mezzo punto più grande, arrivato a una certa misura, nella misura che comunque mi fermerò io adesso. Quindi io continuerò ad andare avanti con il mio uncinetto. Voi continuate pure con l'uncinetto sempre del numero 5 oppure andate su con il 5,5 e poi ci fermiamo alla misura, ci fermiamo tutte alla misura che ci occorre. Arrivati ad una lunghezza di 40 cm, ci fermiamo per quanto riguarda l'uncinetto numero 5 e proseguiamo con l'uncinetto 5,5 o con un uncinetto mezzo punto più alto rispetto a quello che abbiamo usato. A questo punto arriviamo a 55 cm, ci fermiamo e stacchiamo il filo. Andiamo avanti per quanto riguarda le maniche. Per quanto riguarda la manica ci muniremo di 3 uncinetti. Partiremo con il numero 5 per poi passare al 4,5 per poi passare al 4. La prima cosa che dobbiamo fare prima di incominciare il lavoro è andare a misurare il nostro progetto per vedere se questa parte, se
lo scalfo va bene per il nostro corpo, nel senso che dobbiamo misurare per vedere se questa parte qui è molto larga rispetto al nostro braccio. Quindi se è molto larga andiamo a fare una piccola cucitura da questa parte per poter chiudere questa zona qui e fare in modo che questa parte qui rimanga più piccola. Infatti io nel mio caso, anche se avevo un 16,5, mi risulta questa parte qui un pochettino più grande, quindi non mi piacerebbe poi dopo indossarla, è troppo larga per il mio corpo. Quindi cosa faccio in questo caso? Vado appunto a fare una piccola cucitura da questa parte e indossando il capo mi rendo conto quanto devo chiudere. Quindi io ho indossato precedentemente il capo e mi sono resa conto che chiudendo 5 punti, non considerando questo perché questo qui è la parte dove poi siamo andati a fare il nostro lavoro in tondo per poter lavorare solo la parte di sotto del nostro lavoro, per poter arrivare alla lunghezza desiderata. Quindi io vado a contare il primo punto. Conto per quanto riguarda me 1, 2, 3, 4 e 5 e nella quinta catenella vado ad inserire il marcatore. Da quest'altra parte faccio la stessa cosa, quindi prendo un altro marcatore e faccio 1, 2, 3, 4, 5 e inserisco il marcatore, così da rendermi conto che questa parte qui sarà la parte che verrà chiusa, mentre questa parte qui sarà la parte che rimarrà aperta per lavorare la mia manica. Arrivata a questo punto vado a prendere l'uncinetto numero 5 e incomincio la mia cucitura da questa parte per poi lavorare il mio braccio. Per quanto riguarda la cucitura, dobbiamo andare comunque a lavorare nella parte interna, quindi o fate come me che io ho soltanto svoltato leggermente questa parte e quindi adesso vado a lavorarla, oppure rovesciate direttamente l'intero lavoro per poi passare il gomitolo dalla parte della manica, perché poi la manica ovviamente dobbiamo andarlo a lavorare nel diritto. Una volta che abbiamo messo il lavoro nel modo giusto per poterlo lavorare, partiamo con la nostra cucitura. Come vedete, questa è la parte finale del nostro lavoro. Queste due maglie sono rimaste più larghe ed è normalissimo. Noi andremo ad inserire l'uncinetto tra questa maglia e questa maglia, in modo che andiamo a chiudere anche questa parte qui per non far rimanere troppo questa zona aperta. Quindi prendiamo il filato, lo facciamo passare, facciamo una catenella e da qui lavoriamo a maglia bassissima. Una volta che abbiamo lavorato la prima maglia, ci portiamo nelle maglie larghe. Queste maglie larghe non devono essere assolutamente prese in questo modo, ma vanno prese prendendo anche l'altra costina, quindi questa costina, e prendiamo anche l'altra costina che precedentemente si era nascosta. Da qui filo, facciamo passare e chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso andiamo avanti, siamo nei punti che abbiamo contato, quindi prendiamo entrambe le costine sia da un lato che dall'altro e lavoriamo a maglia bassissima. Entriamo nel prossimo punto, facciamo attenzione che le costine siano prese entrambe sia da una parte che dall'altra e lavoriamo. Facciamo questa operazione fino ad arrivare ai marcatori che ci occorrono. Il primo marcatore, prendiamo l'altro punto del marcatore e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. Da qui facciamo una catenella e a questo punto possiamo togliere anche i marcatori e andiamo a mettere il nostro lavoro sul diritto.
Una volta completata la cucitura, proseguiamo nel prendere il filato, inserirlo, inserire l'uncinetto e da qui andare avanti. Quindi inseriamo l'uncinetto sempre lavorando con una sola costina, quella interna, e sempre lavorando a maglia bassa. A questo punto vi consiglio di inserire il marcatore in modo tale che così non possiamo confonderci con i punti, perché delle volte lavorando in tondo può capitare che ci possiamo confondere sia con il punto della chiusura sia per quanto riguarda il punto da lavorare. Quindi facciamo questo giro senza fare nessuna diminuzione e ci ritroviamo a fine giro. Arrivati a fine giro, togliamo il marcatore e andiamo a lavorare chiudendo con una maglia bassissima. Da qui a questo punto facciamo una catenella per poi proseguire. Vi consiglio di inserire il marcatore sia nel punto che abbiamo chiuso, in modo tale che non ci sbagliamo per quanto riguarda i punti, altrimenti se non vi crea problemi potete tranquillamente non inserire i marcatori. Io lo faccio proprio per farvi vedere, per essere ancora più precisa e per farvi capire che questo punto qui nel dettaglio, per farvi capire nel dettaglio che questo punto qui non va lavorato. Quindi lavoriamo nuovamente questo punto con la maglia bassa e in questo punto andiamo ad inserire un altro marcatore, in modo tale che questo marcatore serve a noi per far capire che non va lavorato. Questo marcatore serve per farci capire che la catenella che abbiamo fatto per poterci alzare leggermente e lavorare la maglia bassa non va lavorata, perché molte volte si fa proprio questo sbaglio qui: o si entra nella chiusura del marcatore o si entra nella catenella, scusatemi, o si entra in entrambi, e quindi cosa succede? Poi dopo andiamo ad aumentare maglie che a noi non ci servivano. Quindi andiamo a lavorare nel marcatore. Questo marcatore no, la catenella no, il marcatore di sopra va lavorato. Detto questo andiamo avanti sempre prendendo una sola costina e lavorando a maglia bassa. Una volta che ci siamo portati ad una lunghezza di 25 cm, ci fermiamo per quanto riguarda l'uncinetto numero 5, andiamo avanti con l'uncinetto del 4,5. Ci portiamo ad una lunghezza di 35 cm, ci fermiamo per quanto riguarda l'uncinetto del 4,5 e andiamo avanti per altri 10 cm con l'uncinetto numero 4. Quindi arriviamo ad un totale di 45-50 cm. Adesso dipende voi come vi piace di più la manica, se magari finisce in questo modo oppure se deve andare poco più avanti. Quindi facciamo questo lavoro, non c'è bisogno di fare nessuna diminuzione proprio perché usiamo gli uncinetti e quindi ci aiutano a chiudere leggermente il nostro lavoro, aiutandoci senza fare nessuna diminuzione. Facciamo la rifinitura alla nostra manica facendo un giro, questa volta non dalla parte davanti ma dalla parte di dietro. Considerate che questo è l'aggancio del giro precedente, quindi noi una volta che abbiamo fatto la catenella andiamo a lavorare nel punto e tirando facciamo una maglia bassa. Lavoriamo nel prossimo punto, tiriamo su, maglia bassa, prossimo punto, tiriamo su, maglia bassa. A fine giro lavoriamo il punto del marcatore, da qui entriamo nella catenella, quella che abbiamo iniziato il nostro giro, e chiudiamo con una maglia bassissima. Stacchiamo il filo, andiamo avanti con il lavoro. Considerate che questo giro qui va fatto anche nella parte di sotto del nostro lavoro
e dall'altra parte della manica, una volta completata, facciamo la stessa rifinitura per poi passare al collo. Per poter lavorare il collo muniamoci dell'uncinetto 5,5. Lavoriamo il collo nella parte dell'interno, non andiamo a lavorarlo in questo modo esternamente, ma lo lavoreremo dall'interno. Quindi andiamo ad inserire l'uncinetto in qualsiasi punto. Io in questo caso vado qui, inserisco il mio filato, una catenella, una maglia alta per ogni punto sottostante, fino a completare tutto il giro. Considerate che non dobbiamo fare nessun aumento e nessuna diminuzione, dobbiamo solo lavorare a maglia alta. Nascondiamoci i fili e andiamo avanti. Completiamo il giro e poi ci ritroviamo. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima, prendendo nuovamente soltanto la costina, in questo caso la costina esterna. Facciamo 1, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo punto e lavoriamo una maglia alta. Lavoriamo sempre soltanto una sola costina e andiamo avanti in questo modo. Considerate che dobbiamo fare tanti giri fino a quanti occorrono per poter lavorare, per poter ottenere il risultato che vogliamo per quanto riguarda la scollatura. Io adesso andrò avanti, poi vi dirò quanti giri ho fatto. Eccoci alla fine del nostro progetto. Facciamo un breve riassunto di quello che abbiamo appena completato. Siamo partiti da un top down lavorato a maglia bassa, prendendo soltanto la costina interna, in modo da dare al nostro progetto un movimento delicato ma molto carino, e devo dire che a me piace davvero tanto. Arrivata a 40 cm ho cambiato l'uncinetto, prendendo un uncinetto mezzo punto più alto. Qui, in base anche alla corporatura, potete tranquillamente prendere un punto più alto. A 55 cm mi sono fermata e sono passata alle maniche. E da qui, come avete visto, mi sono sbizzarrita per quanto riguarda gli uncinetti. Infatti sono andata da mezzo punto più basso a mezzo punto più basso, in modo da non fare diminuzioni, ma che gli uncinetti mi davano la diminuzione alla manica. Ho lavorato anche l'altra manica nello stesso modo e poi sono passata al collo. Al collo ho fatto 7 giri di maglia bassa normali, prendendo soltanto la costina, in questo caso esterna, e abbiamo lavorato il nostro collo dalla parte interna. Io mi sono fermata a 7 giri, però voi potete tranquillamente andare avanti. A me piaceva già così com'era e quindi non sono andata più avanti. A questo punto abbiamo completato il nostro lavoro. A me adesso non mi rimane altro, come sempre, di salutarvi, di mandarvi un grosso bacione, e se non vi siete iscritti ancora al canale iscrivetevi. Se avete qualche richiesta in particolare scrivetele sotto nei commenti, e se il video vi è piaciuto ovviamente di inserire un bel mi piace. Cliccate sulla campanellina se ancora non l'avete fatto, in modo da rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Un bacione e alla prossima!